Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo di Lazio-Monza ragazzi, parliamo di Lazio-Monza perché Lazio-Monza è stata una partita divertente, bella da vedere, un Monza spregiudicato, un Monza che gioca a calcio, un Monza che riesce a sopperire anche a dei limiti tecnici, esprimendo gioco e intesa tra tutti i calciatori che scendono in campo. La Lazio dal canto suo vede un'altra volta Sarri che riesce a mettere una toppa ad assenze, riesce a mettere una toppa di infortuni, riesce a mettere una toppa a limiti tecnici per esprimere il sarrismo. Perché per giocare come vuole Sarri devi essere bravo con i piedi, prima cosa, e poi devi essere fisicamente e mentalmente lucido per 90 minuti. Perché giocare a un tocco, giocare con quell'intensità, l'abbiamo vista a Napoli, l'ha fatto con il Chelsea, la stessa Juve ci ha vinto uno scudetto, non con il gioco che è espresso a Napoli, perché l'ha detto stesso Sarri, quel Napoli e quel gioco difficilmente si potranno ripetere per quanto riguarda se stesso, per quanto riguarda la sua carriera di allenatore da qui in avanti, perché ci sono determinati calciatori, perché c'erano calciatori con determinate caratteristiche. Poi dobbiamo anche dire che Sarri ha una sfortuna nera con le prime punte che è un qualche cosa. Viene a Napoli, c'era Higuain, l'anno dopo Higuain fa il record di gol, 36 gol l'anno dopo a Torino. Sarri perde la prima punta, si inventa Mertens falso 9 che gli è andata bene. La stessa cosa mo con la Lazio, boom, va alla Lazio, boh, si fa male Immobile, la Lazio tiene una punta, cioè una punta c'è la Lazio, solo Immobile, il rimpiazzo di Immobile non c'è. Sarri si inventa Zaccagni stava andando bene, gol qua, là, boff. Ieri comunque non c'era, Zaccagni affaticato, infortunato, non lo so che cosa aveva, comunque qualche affaticamento ce l'aveva. Felipe Anderson sta giocando centrale da 2 partite. Devi sempre adattarti e io mi rendo conto che per il gioco, perciò la Lazio sta avendo alti e bassi, comunque avendo alti e bassi. Ha affrontato un derby senza Milinkovic, Savic e Immobile, l'ha portato a casa comunque a 30 punti, secondo a 30 punti, con una squadra che voi mettevate seconda dopo 15 giorni, 14 giorni di campionato, non credo. Io la Lazio la mettevo addirittura fuori dalle prime 4, perché per me io feci la tier list della prediction, diciamo, a agosto, prima che cominciava il campionato, e tra le prime 4 c'erano addirittura Milan, Juventus, Inter e Roma. Napoli e Lazio erano addirittura fuori dalle prime 4, quindi le prediction sicuramente vanno fatte per divertirsi e per poi controllare a fine campionato quante ne è beccate e quante no. Però nessuno avrebbe messo la Lazio a 30 punti dopo 14 giornate, credo, almeno per quello che sento in giro e per discussioni continue tra tifosi e amici. La Lazio sta facendo qualcosa in più di quello che si era prefissato, molto probabilmente. Poi se internamente nella società stanno discutendo di scudetto da un bel po' e Sarri è organizzato per vincere lo scudetto, sono fatti loro, ma non credo proprio, perché la rosa della Lazio non è stata creata per poter vincere lo scudetto. Al limite forse l'anno prossimo, da 2 anni e quant'altro, però quest'anno Sarri sta facendo un miracolo. Ieri ha segnato un 2004, cioè un 2004 di 18 anni ha vinto la partita, cioè ha segnato il gol dell'1-0. Comunque la partita è stata bellissima, gol di Petagna subito di tacco, annullato ovviamente, perché era da annullare. Si rimane sullo 0-0 e Sarri la porta a casa di misura. Però è una partita che sono belle, queste partite sono veloci, sono con continui cambi di fronte, si gioca, triangolazioni. Queste sono le partite belle da giocare, non le partite che a stento butti una palla dentro, poi ti chiudi. Cioè, sono partite brutte da vedere. Ovviamente non si può chiedere a tutto il campionato di vedere sempre belle partite,
Però queste sono le partite che mi divertono e questo è il calcio nella sua essenza. Giocare, palla a terra, un tocco veloce, non importa chi sei, non importa se sei strefezza, che so, ma ho detto strefezza perché è un grandissimo giocatore che mi piace, però dico prendiamo quattro calciatori di medio-bassa classifica, dici ragazzi voi dovete giocare a un tocco, se si crea l'intesa e se riesci a sopperire a dei limiti tecnici giocando palla a terra, anche il Monza diverte, vedi? Perché il Monza diverte. Quando guardi il Monza, quando guardi il Lecce, quando guardi la stessa Cremonese, sono squadre che giocano palla a terra, che poi vengono fuori casa, cioè vengono in casa di una big al limite e vengono a fare la partita difensiva. Ci sta, perché è l'unico metodo per riuscire a portare al limite forse un punto a casa, ma perché sei fuori casa, ma in casa queste squadre danno filo da torcere. Danno filo da torcere. L'abbiamo visto con il Lecce l'ultima giornata, l'abbiamo visto con il Monza contro la Lazio perché pur avendo perso ha giocato una signora partita. Il calcio giocato premia sempre e io mi rifaccio a Sarri quando diceva in passato essere belli alla lunga o alla corta, prima o poi paga sempre. Paga sempre, non c'è niente da fare. Sarri è andato in Inghilterra con tutte le critiche all'inizio con il Chelsea, mi ricordo le prime 10 giornate un macello, mamma mia, non giochiamo, non facciamo un passaggio, non azzecchiamo un passaggio, qua, là. E il Chelsea ci ha vinto in Europa League. Il Chelsea ci ha vinto in Europa League. Quindi, i fatti parlano chiaro, le chiacchiere stanno a zero. Comunque una grande Lazio, un grande Monza e una bellissima partita da vedere, molto più bella ovviamente di Verona-Juve. Però Verona-Juve è un'altra partita, il Verona l'ha giocata, è andata come è andata. La Lazio ha 30 punti e sono tutti meritati, lì su, a pari punti con il Milan. La Juve ha 2 punti dietro, si è accorciata di brutto la classifica dal secondo posto al sesto. Voglio metterci anche il Napoli perché io sono... Cioè già un mese fa, sì, siamo da scudetto, non siamo da scudetto. Per me nemmeno 10 punti sulla Juve sono abbastanza. Sei a 2 partite, sei a due, massimo 3 partite, cioè gli scontri diretti, basta perderne 2. È troppo presto, siamo alla 14ª giornata. Troppo presto. Comunque ragazzi, questo era Lazio Monza. Ci vediamo alla grandissima giornata di Serie A che comincia oggi con la Cremonese, domani le altre partite e poi facciamo questa pausa mondiale che per tirare un po' il fiato del mio Napoli ci vuole come il pane, secondo me. Voi la penserete diversamente, forse dire no, perdiamo il bandolo della matassa, non è così. Spalletti sa cosa deve fare e riposarsi fa bene. Poi abbiamo anche pochi nazionali impegnati, quindi tantissimi presupposti per fare bene anche l'altra metà del campionato. Questo era quanto ragazzi, se volete iscrivetevi al canale come sempre e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video.